Benvenuto su Discovery Experience, il canale che ti porta alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta. Oggi ci immergeremo nelle profondità degli oceani, esplorando l'incredibile ecosistema che li abita. Guardiani della vita sulla Terra, sono teatri di spettacoli meravigliosi e habitat straordinariamente ricchi. Ma dietro a questa bellezza apparentemente incontaminata, si nasconde una realtà complessa. Gli oceani, che coprono la maggior parte della superficie terrestre, sono ora minacciati da molteplici pericoli, dall'inquinamento plastico alle conseguenze dei cambiamenti climatici, passando per la sovraspesa ittica e la perdita di habitat marini. Scopriremo come gli oceani sono al centro di una lotta per la sopravvivenza. È imperativo comprendere il ruolo cruciale degli oceani nella regolazione del clima e nella sostenibilità della vita sulla Terra. Solo attraverso la consapevolezza e l'azione congiunta possiamo sperare di preservare questo straordinario patrimonio per le generazioni future. Sei pronto a tuffarti in un viaggio emozionante alla scoperta degli oceani e delle sfide che li attendono? Allora, mettiti la maschera da sub e non dimenticare di lasciare un like, iscrivere al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle prossime avventure di Discovery Experience. Iniziamo! Benvenuto nel cuore degli oceani, dove la vita si svela in tutta la sua magnificenza. Vasti e profondi, gli oceani ricoprono il 70% della Terra, donando il caratteristico colore azzurro. Su di essi e le specie che li abitano, si conosce ancora poco, non avendo l'uomo mai esplorato, se non in piccola parte, le profondità oceaniche. Gli oceani, abitati già 3 miliardi di anni fa, ospitano una gamma incredibile di forme di vita. Variano da microscopiche creature come il fitoplancton, ovvero organismi vegetali indispensabili per la produzione di ossigeno negli oceani, e per alimentare numerose altre specie, fino ad arrivare ai giganteschi mammiferi marini come le balene. Dai colorati coralli ai bizzarri abitanti delle profondità, ogni angolo è popolato da creature adattate in modo straordinario al loro ambiente unico. Immagina le fredde profondità oceaniche, dove creature bioluminescenti illuminano il buio, o le vastità dei coralli che formano barriere viventi, offrendo rifugio a una miriade di pesci tropicali. Le barriere coralline sono formazioni calcaree affascinanti, estese per centinaia di chilometri negli oceani tropicali. Questi paesaggi subacquei straordinari si formano grazie agli scheletri esterni dei polipi corallini, che creano colonie imponenti. Questi habitat si trovano solo in mari caldi e poco profondi, dove la luce del sole e i fondali rocciosi sono essenziali. Con la loro presenza imponente, isolano tratti di mare creando un ambiente unico, che ospita una vasta gamma di organismi. Tuttavia, la loro maestosità è minacciata da variazioni ambientali, come cambiamenti nella trasparenza o temperatura dell'acqua, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte specie e aggiungendo preoccupazione al loro splendore senza tempo. Gli oceani possono essere considerati il cuore pulsante della Terra, svolgendo un ruolo cruciale nella regolazione del nostro clima e nella sostenibilità della vita sul nostro pianeta. Costituiscono il nodo più importante nel ciclo dell'acqua sulla Terra, da essi l'acqua evapora e sale nell'atmosfera, per poi cadere a terra sotto forma di precipitazioni, infine torna agli oceani attraverso i fiumi. Grazie alla loro capacità di assorbire e rilasciare calore, gli oceani svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione delle temperature globali e nell'influenzare i modelli climatici. La loro presenza attenua gli sbalzi di temperatura diurni e stagionali, contribuendo a mantenere le temperature dell'aria entro valori tollerabili per gli organismi viventi. Possiamo considerarli come il termostato planetario che mantiene il nostro ambiente in condizioni ottimali. Le acque oceaniche sono costantemente in movimento a causa delle onde, delle maree e delle correnti. Tra questi, il fenomeno più significativo è rappresentato dalle correnti, che consistono in spostamenti su lunghe distanze di masse d'acqua considerevoli. Queste correnti sono principalmente generate dai venti dominanti sulle acque oceaniche, come gli alisei e i monsoni, ma anche dalle differenze di densità dell'acqua, legate alla salinità e alla temperatura. L'impatto di queste correnti e dei fenomeni atmosferici si riflette direttamente sugli ecosistemi terrestri. Oltre a svolgere un ruolo cruciale nella regolazione del clima, gli oceani sono l'habitat di una vasta gamma di organismi,
che giocano un ruolo fondamentale nell'equilibrio ecologico. Diversi tipi di plancton, attraverso processi come la fotosintesi oceanica, contribuiscono alla produzione di ossigeno e alla cattura di carbonio, sostenendo così la vita sulla Terra. Questi organismi sono così abbondanti nei mari da recuperare diversi miliardi di tonnellate di carbonio all'anno. Inoltre, rappresentano una preziosa fonte di cibo per gli animali marini di dimensioni superiori, come piccoli pesci, calamari e seppie. Questi ultimi, a loro volta, sono prede per i grossi pesci marini, che chiudono l'anello finale della catena alimentare oceanica. Le acque oceaniche, con la loro ricchezza inestimabile, rappresentano da sempre una fonte inesauribile di cibo, energia e materie prime per l'umanità. Da tempi immemorabili, gli oceani hanno fornito nutrimento agli uomini, che nel corso dei secoli hanno affinato le tecniche di pesca, incrementando la quantità di pesce estratto. Oggi, la pesca si è notevolmente modernizzata, utilizzando macchine e attrezzature all'avanguardia. È possibile pescare sia pesci che vivono in profondità, come i merluzzi, sia quelli che vivono più in superficie come sgombri, tonni e salmoni, fornendo decine di milioni di tonnellate di pesce all'anno. Per non parlare, poi, dei crostacei, come granchi e gamberi, considerati come una delle principali risorse alimentari del futuro. Tuttavia, la nostra crescente sete di risorse ittiche ha avuto conseguenze devastanti sull'equilibrio degli ecosistemi oceanici. Le zone di pesca sono ormai sfruttate al di là dei limiti sostenibili. L'ecosistema oceanico è minacciato, inoltre, da azioni distruttive dell'uomo, come l'inquinamento delle acque, la distruzione degli habitat costieri e lo sviluppo incontrollato del turismo. Gli oceani celano non solo risorse alimentari, ma anche sostanze combustibili e un vasto tesoro di minerali. Tra questi, il sale, estratto da saline lungo le coste, è stato il primo minerale ad essere sfruttato dall'uomo, e ancora oggi riveste un ruolo cruciale. In questo delicato equilibrio tra sfruttamento e conservazione, dobbiamo riflettere sul nostro impatto sugli oceani. L'eccessiva caccia alle specie dei nostri mari, insieme all'inquinamento e alle modifiche ambientali, mette a rischio il futuro degli oceani, e di conseguenza, della nostra stessa esistenza. Troppo a lungo sono stati trascurati luoghi in cui era facile scaricare ogni genere di rifiuto, pensando che con la loro vastità, tutto col tempo sarebbe stato riassorbito. Purtroppo, non è così. Un esempio tangibile è rappresentato dall'enorme quantità di plastica che inquina i nostri oceani, le cui correnti trasportandola generano vere e proprie isole di plastica. Queste distese galleggianti rappresentano le cicatrici visibili di una crisi ambientale globale. La consapevolezza e la gestione responsabile della plastica sono essenziali per invertire la tendenza distruttiva, che minaccia la vita marina e la sostenibilità del pianeta. I cambiamenti climatici, causati dal riscaldamento globale, stanno avendo un impatto devastante sugli oceani, causando acidificazione delle acque, innalzamento del livello del mare e alterazioni nei modelli climatici. Siamo di fronte a sfide urgenti, che richiedono azioni tempestive. È imperativo adottare pratiche sostenibili e consapevoli per preservare questa ricchezza inestimabile. Riflettiamo sulle nostre responsabilità come individui e come società, nel proteggere gli oceani. Esplorare l'impatto umano ci spinge a considerare il nostro ruolo nella salvaguardia di questo prezioso ecosistema. Attraverso la consapevolezza e l'azione, possiamo contribuire a creare un futuro sostenibile per gli oceani e per noi stessi. Uniamo le forze per trovare risposte concrete alle minacce che gravano sui nostri mari, come la gestione sostenibile della pesca, tra cui quote di pesca, regolamentazioni sulla dimensione delle catture e periodi di riposo per le specie ittiche. Stabilire delle aree protette, con la creazione di zone in cui la pesca è limitata o vietata, favorendo la ripresa degli ecosistemi marini e proteggendo le specie minacciate. Attraverso l'implementazione di leggi mirate, è possibile porre dei limiti all'uso indiscriminato dell'oceano, impedendo l'inquinamento, lo sfruttamento senza controllo delle acque e promuovendo una gestione razionale delle risorse. I primi segnali di cambiamento sono stati evidenti con l'adozione di provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento, come l'introduzione dei depuratori delle acque di scarico delle città.
Inoltre, per quanto riguarda le navi, è stato possibile intervenire distanziando gli scarichi dal litorale, imponendo l'utilizzo di attrezzature adeguate nei porti, per lo smaltimento delle scorie del petrolio, e vietando il lavaggio delle cisterne in alto mare. Inoltre, per liberare gli oceani dalla minaccia della plastica, il primo passo da percorrere è quello della prevenzione, adottando una serie di mosse strategiche che rallentano la produzione di rifiuti, impedendo loro di finire incontrollati nell'ambiente. Queste azioni coinvolgono tutti noi cittadini, dalle scelte quotidiane, alle politiche globali sulla gestione dei rifiuti. Il riuso deve diventare il nostro principale alleato, così come l'utilizzo di materiali più ecologici. Dimentichiamoci dei sacchetti usa e getta, sostituendoli con quelli in tessuto o riutilizzabili. Respingiamo i prodotti monouso in plastica e optiamo dove possibile per materiali duraturi come vetro o acciaio. Ridurre, riutilizzare e riciclare devono diventare il nostro mantra quotidiano. Un altro passo cruciale è la rimozione fisica, una vera e propria caccia ai rifiuti di plastica. Immagina macchine ingegnose che la catturano, barriere imponenti nei fiumi, campagne di raccolta guidate da pescatori e volontari, che come guardiani dell'oceano, si battono contro questa invasione. Unisciti a campagne di raccolta guidate da cittadini volontari, assisti alla pulizia delle spiagge con mezzi meccanici, e sostieni l'uso di strumenti specializzati, come barche e barriere, progettati per afferrare e bloccare i rifiuti. La chiave per la conservazione degli oceani risiede nell'azione collettiva. Solo con il coinvolgimento attivo della comunità e la sensibilizzazione attraverso iniziative educative e attivismo si potranno ottenere risultati per la conservazione dell'ecosistema marino. Siamo giunti alla fine del nostro viaggio sugli oceani, esplorando la loro bellezza, comprendendo brevemente le minacce che li affliggono e analizzando alcune delle possibili soluzioni. Ricorda che gli oceani sono la linfa vitale del nostro pianeta e la loro salute è intimamente legata alla nostra. Ogni gesto, pur piccolo che sia, contribuisce a preservare questo straordinario ecosistema per le generazioni future. Speriamo che questo viaggio ti abbia ispirato, ti abbia fatto riflettere e soprattutto ti abbia spinto all'azione. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscrivere al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Dalle profondità degli oceani ai luoghi più remoti del nostro pianeta, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su Discover Experience. Alla prossima!